Tutti noi conosciamo l'utilità dell'oggetto visualizzato nella foto. Abbiamo a disposizione una tensione, o differenza di potenziale, tra fase e neutro. Anche una batteria ci mette a disposizione una tensione. Ma, come vediamo, una batteria presenta un polo positivo e un polo negativo. Non possiamo invertire le connessioni. In una presa, invece, non ha importanza il verso con cui innestiamo una spina. Su una presa non sono indicati i poli positivo e negativo. Ovviamente esistono, ma si invertono continuamente. Tutto questo perché una batteria presenta una tensione continua, cioè una tensione sempre costante. Ad esempio 1,5 volt. La tensione nell'impianto elettrico delle nostre abitazioni è invece alternata, cioè varia, e i poli si invertono continuamente. La variazione segue un andamento sinusoidale. Ma anche se varia, per la tensione alternata si fa riferimento a un valore fisso, cioè 230 volt. Vediamo il significato. Prima di tutto evidenziamo che l'onda sinusoidale è un segnale periodico, nel senso che una sua parte, chiamata periodo, si ripete uguale, continuamente. La frequenza, misurata in Hz, indica il numero di periodi al secondo. Nel nostro caso, la frequenza è pari a 50 Hz. Una tensione che riusciamo sicuramente a focalizzare è quella massima, la tensione di picco. Ma non è questa la tensione pari a 230 volt. Il valore medio del segnale è ovviamente pari a 0, essendo la semionda positiva uguale a quella negativa. Possiamo riferirci al valore medio di una semionda, ad esempio quella positiva, è pari al valore di picco, moltiplicato 0,636. Ma anche la tensione media non è quella pari a 230 volt. Esiste infine una tensione particolare, chiamata tensione efficace, alla quale facciamo principalmente riferimento quando trattiamo una tensione alternata. Infatti se ci riferiamo alla tensione di picco, lo dobbiamo specificare. Anche se ci riferiamo a quella media, lo dobbiamo specificare. Ma se ci riferiamo a quella efficace, non dobbiamo specificare nulla. Diciamo solo tensione. Arriviamo, quindi, al significato. Se applichiamo una certa tensione efficace a un resistore, questo si riscalderà alla stessa temperatura che raggiungerebbe se gli applicassimo una tensione continua dello stesso valore. In pratica la tensione efficace e l'identico valore in continua producono gli stessi effetti termici. La tensione efficace è pari al valore della tensione di picco, moltiplicato per 0,707. Risulta equivalente a dire che la tensione efficace è uguale al valore di picco, fratto radice di 2. Il valore efficace viene denominato RMS. In italiano, valore quadratico medio. Quanto detto sul valore efficace vale anche per la corrente. Gli strumenti di misura base sono tarati presupponendo grandezze perfettamente sinusoidali. Ma può non di rado accadere che questa perfezione non ci sia. Utilizzando questi strumenti otterremmo misure errate. Uno strumento adeguato deve riportare la caratteristica di RMS, ovvero deve essere capace di misurare il vero valore efficace, anche se non siamo in presenza di una sinusoide perfetta.